Carissimi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video dedicato a LumaFusion. Andiamo a vedere delle funzioni, uno strumento che forse non tutti conosciamo. Io sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography e vi do il benvenuto ovviamente sul mio canale e vi invito subito ad iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. E andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Funzioni segrete? Ma in realtà non sono funzioni segrete, ragazzi, non esistono trucchi, non esistono cose segrete. Ovviamente tutti quei video che ti dicono ti mostro 3 trucchi segreti, non esiste nulla di ciò. Esistono delle funzioni che magari non si conoscono e queste sono una funzioncina che è proprio sotto le barrette di iOS che splitta lo schermo. Infatti ho fatto tante volte, cliccato sulla parte sbagliata perché proprio sono queste iconette sotto proprio questi 3 pallini dove si possono, la funzione che splitta lo schermo in iOS, e quindi ci si sbaglia andare col mouse, sicuramente col dito a meno. Quindi delle funzioni legate all'importazione di file multimediali da Storyblocks, da dischi esterni, rinominare questi file. Ovviamente, come ho già detto, sono solo il rinominare, le note sono solo interne a LumaFusion, come vi mostrerò. Ovviamente quando andiamo poi a vedere su file o su l'ordino fotografico, il nome del file resta quello che è, ok? Solo il LumaFusion. Ma una cosa molto simpatica, come praticamente grobbare in qualche modo i file scaricati da Storyblocks quando ci abboniamo, per poi utilizzarli per sempre senza abbonamento. Ovviamente non è una cosa illegale, poi ovviamente quando uno ha bisogno di altri si ci abbona. Andiamo a vedere cosa ho combinato in questo nuovo tutorial dedicato a LumaFusion, ma non solo la 4.0. Cari ragazzi, nonostante i rumori di lucidatrici e macchine per lucidare i pavimenti, andiamo avanti lo stesso. Qui adesso il rumore è un po' meno, però ragazzi, finestra un po' aperta, non si può fare altrimenti. Diamo un'occhiata a queste funzioni che forse non tutti conosciamo, racchiuse in quest'iconetta qua. Quindi clicchiamo su quest'iconetta. Scusate che in corrispondenza io non so come si fa a mettere un tasto qua. Ecco, vabbè, clicchiamoci bene ed esce fuori questa dicitura. Questa dicitura ci permette di importare file multimediali da delle posizioni esterne a LumaFusion, ok? E anche dall'iPad stesso, diciamolo. Ok ragazzi, io ho queste posizioni qui, ma se voglio aggiungere, io ovviamente importerò da file, quindi andrò qui, andrò ad aggiungere una sorgente che infatti non è compresa, vedete iCloud non c'è, si chiama poi app file, prendo e la sposto di qua, vado indietro e eccola qui. Quindi posso andare nella posizione che voglio e andare a caricare un qualsiasi filmato. Ok, sono apparsi i dischi, io vado in qualsiasi cartella, adesso prenderò una cosa ovviamente a caso, non ci fate caso, e la posso importare direttamente in LumaFusion, ok? Vado a prendere tipo questa conclusioni, vado su apri e ora LumaFusion importa ovviamente questo mio file all'interno della sua libreria. Ecco qua, come è importata, si posiziona ovviamente in questa posizione qua, incorporati app file, perché sapete che se vado adesso su incorporati abbiamo tutte, ok, le cartelle dove sono stati importati i nostri file. Quindi vado su app file e io ho all'interno di questa posizione il mio file appena importato, forse ce l'ho. Eccolo qua, scusate un attimino di depaglianze. Eccolo qua, il mio file importato, ma non finisce qui. Make us go, il trasmettitore di un microfono, spero che non sia no. Non finisce qui, perché se io adesso seleziono un file media, ok, ma in qualsiasi posizione, occhio, adesso vi faccio vedere questa, ma in qualsiasi posizione, e clicco su questa, di nuovo quest'iconetta,
vedete che vengono fuori queste due voci. Una ovviamente mi permette di rinominare il file, non rinominare il file fisicamente sul disco, ma solo all'interno di LumaFusion, almeno penso che sia così. Andiamo a vedere un po' e lo rinominiamo conclusioni. Speriamo non sia illuminato, perché cosa ha scritto? Ok, lasciamo così. Mi raccomando, date invio, ok, sulla tastiera, se no non rinomina. Vedete, è stato rinominato. Ora, per sincerarci, andiamo in app file, ovviamente, all'interno di disco e la posizione dove era conclusioni. Vedete che non viene rinominato, ok? Anche se io vado lungo, disteso per terra, e faccio opzioni, vedete che il nome resta sempre lo stesso, ok? Viene rinominato solamente in LumaFusion. Perfetto. Quindi possiamo aggiungere anche delle note volendo al nostro file. Sì, vado sempre lì, ma perché io non so chi, cioè facciamo tanti discorsi, poi le cose basilari non si fanno nei sistemi operativi. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, modifica note. Ma vi faccio vedere un'altra cosa molto bella. Se io vado indietro e vado in foto, per dire, vado in video, ok, e vado su un video che è all'interno della mia libreria fotografica del mio iPad, per dire, vediamo un po' questa. Quindi seleziono questo, vado qui, ok, dai, vado qui. Se io faccio importa, ok, poi lo faccio vedere, non funziona perché non importa, diciamo in questo modo, file dalla libreria di iPad. Infatti se io vado qua, ok, vedete come risultasse importato, ma se vado a vedere in incorporati non esiste, o perlomeno esisteva una volta cartella foto, ma non esiste, ok, l'importazione di questa cosa, ok, di questo file dalla libreria, perché non viene importato, perché anzi, meno male, non occupa spazio. Diciamo che sulla memoria residente di iPad non occupa spazio, quindi è già una cosa fortunata. Ritroviamo il nostro file che nel frattempo è stato nascosto, eccolo qua. Non è questo? No? Sì, è questo. E anche qui possiamo rinominarlo sempre in LumaFusion. Soldegoccio. E vabbè, adesso io non so, farò un esposto. Allora, posso rinominarlo. Ok, lo rinomino. Nuova sigla 2023. Mi raccomando, sempre invio, se uscite dalla schermata non viene rinominato. Infatti, vabbè, lo stesso, ragazzi. Lo stesso, prendiamo quello che sono. Ok, rinominato. Se andiamo a vedere all'interno di foto, ci vado col dito perché il mouse mi ha stufato, se vado dentro video e vado a cercare lo stesso, ok, e vado in informazioni, vedete che il file non è rinominato, ok, diciamo fisicamente, è sempre lo stesso, è sempre, si chiama sempre movie, come si chiamava prima, quindi rinominiamo solo le cose all'interno di LumaFusion. Benissimo. Passiamo alla cosa più interessante, secondo me. Chi è un abbonato di Storyblocks può, ok, con questa funzione, scaricare tutto quello che gli serve e poi non pagare più l'abbonamento per un po', finché non gli servono altri media. Come si fa? Come si fa? Si fa così. Se io voglio scaricare qualsiasi immagine, qualsiasi video, ok, da Storyblocks, rinomina, ok, montagna con lago, ok, invio, di nuovo così, andiamo qua di nuovo, facciamo importa, ok, e adesso lo andiamo a cercare, ok, montagna con lago, vediamo un po',
Eccolo qua. Allora, è all'interno, vedete, è all'interno di cerca Storyblocks, però non abbiamo capito dov'è. Allora, andiamo a andare indietro, andiamo qui, dovrebbe essere qui, ragazzi, per forza, di cose. Eccolo qua, vedete, l'ha importato all'interno della mia memoria dell'iPad. Perché questo? Perché io adesso, a parte che posso rifare le stesse funzioni, rinominarlo o quello che è, posso andare a prendere tutti questi file di Storyblocks che io ho scaricato e mettermeli da qualche parte. Come si fa? E come si fa? Si fa così, si va qua sul mio filino, ok? Si va all'interno, avevamo già visto, di iPad, si va dentro LumaFusion e andiamo a cercare la cartella che praticamente contiene questi video che io posso poi spostare. Ed è questa qui, ok? Library Media, e tal key, Storyblocks. Ok, faccio seleziona tutto, altro, copiare 17 elementi, andare dove mi appare, fare un'altra cartella con scritto quello che mi pare a me, file esportati, ok, vado con invio, lungo tasto destro quello che è e vado su ingolla. Quindi adesso mi vengono trasferiti tutti i file dall'iPad che io ho su Storyblocks importati e scaricati nella dove voglio, che vuol dire che posso utilizzarli mi pare e piace, visto che poi l'abbonamento è già stato fatto. A questo punto posso utilizzarli e non abbonarmi più a Storyblocks. Quindi vedete che io adesso, se vado ad aprire questo, ok, il filino esiste e come. E mentre Chuck Norris se ne va, la stessa battuta, sempre la faccia della vita, abbiamo visto come grabbare ok, i file importati da Storyblocks. Non è una cosa illegale, io pago un abbonamento, quindi posso poi farne di questi file quello che voglio. Quindi se volete importare un po' di file, un mese di abbonamento, un po' di media da Storyblocks, poi ve li potete utilizzare, ok, diciamo a babbo morto, come si dice, per sempre. Quindi finché poi non ve ne servono altri, ovviamente poi andate di nuovo ad abbonarvi, però si risparmia qualche euro. Detto questo, avete visto anche le altre funzioni, il rinominamento dei file solo dedicati a LumaFusion, quindi molto interessante. Secondo me questa funzione è interessante e un pochino trascurata. Bene, detto questo, vi invito a condividere questo video con i vostri amici, ragazzi, mi raccomando, e fatelo, che mi fate crescere. Io non capisco come mai altri canali che sono più vabbè, hanno tanti iscritti e io stento a crescere, quindi mi raccomando, 82%, anzi salite a 85%, iscrivetevi a sto benedetto canale di Gennaro e azionate sta campanella per ricevere notifica, così quando vi apparirò in sogno voi andrete a vedere i video che avrò postato. Con questo vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana, quello che ovviamente vi fa più piacere fare, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!